L'economia è una scienza strana, è difficile da definire malgrado esistano molti modi per farlo e sembra sempre trattare argomentazioni troppo complicate malgrado intuitivamente molti siano in grado di coglierne i principi di base. Forse è proprio per questo che la maggior parte della gente se ne tiene alla larga. Tutti pensano di saperne quel tanto che basta per la vita di tutti i giorni e allo stesso tempo che sia troppo difficile e complicata da approfondire. Ma di cosa si occupa concretamente l'economia e soprattutto vale la pena dedicarci del tempo per studiarla ed imparare a ragionare economicamente? Cominciamo con il dire che decidendo di guardare questo video hai già fatto un ragionamento di tipo economico, anche se probabilmente lo hai fatto inconsapevolmente. Decidendo infatti di investire il tuo tempo per guardarlo, significa che hai valutato che i vantaggi sono superiori ai costi, ossia che le cose che imparerai alla fine del video valgono di più del tempo che hai impiegato per guardarlo. Si tratta in definitiva dell'analisi dei costi-benefici, ma come vedremo nel dettaglio in seguito c'è molto di più nell'economia. Ci sono le esigenze dei consumatori e gli interessi degli imprenditori, c'è lo Stato che svolge un ruolo cruciale e ci sono molti eventi economici come l'inflazione o la recessione che modificano in modo determinante le scelte di consumatori e imprese. Tutto questo ci porta direttamente alla seconda domanda: vale la pena imparare a pensare economicamente? Serve nella vita di tutti i giorni? Purtroppo il sistema scolastico non fornisce nessuna conoscenza economica durante le scuole dell'obbligo e questo contribuisce a creare quell'area di mistero mista a timore / reverenza verso questa materia e che porta la maggior parte delle persone a tenersene alla larga, ma la verità è che l'economia fa sempre più parte della vita di tutti i giorni. Parlando cinicamente si potrebbe dire che il mondo ormai è guidato dall'economia ed in effetti basta guardarsi intorno per rendersi conto che dallo sport alle scelte politiche dei leader mondiali tutto oramai viene deciso solo in virtù di interessi economici. Senza un'educazione finanziaria adeguata, una persona non solo non saprà mai come poter salvaguardare e far fruttare al meglio i propri risparmi, finendo nel migliore dei casi a lasciarli depositati in qualche banca scelta per di più a caso, ma non sarà neanche in grado di comprendere cosa si nasconde veramente dietro la maggior parte delle decisioni politiche che influenzano il nostro modo di vivere e le nostre scelte. La strumentalizzazione estrema del concetto di debito pubblico sfociata nella sua assurda privatizzazione e la nascita dell'euro o ancora il tentativo di abolizione del contante a favore delle carte di credito con la scusa della lotta all'evasione fiscale sono solo alcune delle cose che ti saranno molto più chiare dopo aver appreso un minimo di economia, oltre ad imparare come poter gestire al meglio i tuoi risparmi. In definitiva possiamo dire che l'economia serve a comprendere come va il mondo e se questo ancora non dovesse bastarti, lascia che ti dica un'altra cosa. I modelli e le ipotesi economiche retroagiscono con la realtà e la modificano in modo a volte determinante. Facciamo un esempio. Un fenomeno spesso osservato è quello in cui gli economisti costruiscono un modello in cui si prevede un aumento del tasso di inflazione. Se gli economisti che hanno creato il modello godono di una certa credibilità, potrebbe accadere che le aziende, in vista di un aumento delle materie prime, applicheranno un rialzo dei prezzi, mentre i lavoratori chiederanno degli aumenti ai salari per compensare gli aumenti dei prezzi. In pratica, tutti i soggetti interessati cercheranno di mettersi al riparo dall'inflazione prevista, finendo così per far avverare quanto era stato previsto. Poco importa se le ipotesi che avevano portato a formulare quel modello erano del tutto sbagliate, la previsione si è autoavverata. Quello che accade è che gli economisti influenzano i soggetti economici perché i modelli da essi formulati diventano parte integrante della realtà, che spesso vi si conforma ed è inutile sottolineare quanto cogliere in anticipo questi trend possa essere vantaggioso. Esempi pratici di questo fenomeno sono visibili continuamente, basta pensare a cosa succede nei mercati finanziari ogni volta che la Fed o la BCE o qualche capo di Stato importante rilasciano una dichiarazione di carattere economico, o ancora, per fare un altro esempio, al prezzo del Bitcoin che puntualmente ogni 4 anni tende ad aumentare di molto. Il fatto stesso che tutto il mondo si aspetti un aumento del prezzo di scambio di Bitcoin durante l'halving fa sì che, poco prima dell'halving, tutti cominciano ad acquistare, contribuendo di fatto a far avverare la previsione.
E tu cosa ne pensi dell'economia? Pensi che sarebbe utile introdurla come materia formativa durante la scuola dell'obbligo? Lascialo scritto nei commenti e se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale per non perdere il prossimo episodio di Economia in Pillole.